Stiamo aprendo le porte ad un passato misterioso, un'antica città che porta le tracce del tempo nel distretto Cine Aiden, a Lavanda, resti di una civiltà dimenticata. A Lavanda, una delle città più importanti della regione della Caria, porta i suoi segreti fino ai giorni nostri. La terra dove si raccontano storie di migliaia di anni. L'antica città di Alabanda vi porterà in un viaggio indimenticabile nel passato. Partiamo dal distretto Cine Aiden fino al villaggio di Doanyurt, a 4 km dal torrente Cine, cioè il fiume Marcias. Raggiungiamo l'antica città Alabanda situata sulle pendici di due colline vicino a Karadha. Erodoto dichiarò la città di Alabanda una volta come cittadella Caria e una volta come cittadella Frigia. Parlando della regione della Caria, Strabone menziona anche Alabanda insieme a Milassa e Stratonechea. Il nome Alabanda deriva dalle parole della lingua cariana che significano ala, cavallo, e banda, vittoria. Lo storico romano orientale Stefanos menziona che la città fu chiamata Alabanda perché il figlio del re Car, Alabandos, vinse una corsa di cavalli. Secondo un altro punto di vista, la città fu fondata da Alabandos, figlio di Euppo, un eroe della Caria. Anche se non conosciamo l'esatta fonte del suo nome, apprendiamo la prima notizia su Alabanda da fonti ittite. Negli studi volti a determinare i confini occidentali dell'impero ittita e la situazione geografica dell'epoca nelle fonti scritte di Gunstang e Gurney indica il percorso seguito da Murshid II durante le sue campagne su Ahiyava e la città da lui attraversate. Murshidi arrivava da Alabanda, cioè Valivanda, ad Alinda, e di lì a Mileto, cioè Millavanda. Se questa situazione viene accettata come corretta, risulta che Alabanda fu colonizzata nel 2000 a.C. Fornendo informazioni sulla battaglia navale di Artemision durante la campagna greca del re persiano Serse nel 480 a.C. All'inizio del V secolo a.C. di Alabanda resta inteso che aveva uno stretto rapporto con i persiani. Una città che fu colonizzata dal re seleucide Antioco III con l'insediamento di immigrati macedoni alla fine del III secolo a.C. Fu chiamata per un po' Antiochea Chrysaos e le sue prime monete furono coniate con questo nome. Questa situazione è menzionata tra gli alleati romani nella seconda guerra macedone contro Filippo V nel 197 a.C. Nel 167 a.C. Alabanda e Milassa attaccarono Rodi e dopo la vittoria le terre della Caria e della Licia furono liberate con approvazione del Senato romano. Si afferma che grazie all'umiltà ottenuta da Alabanda la città fu dedicata a Zeus Chrysaos e Apollon Isotimos. Alabanda ha sempre instaurato buoni rapporti con l'impero romano. Durante questo periodo furono istituiti 4 templi nella città. Dopo che Roma dominò completamente l'Anatolia nel 70 a.C., Alabanda si unì alla provincia asiatica come 21ª città. Quando Marco Antonio dichiarò Efeso capoluogo di provincia nel 48 a.C., essa divenne la capitale della regione e qui furono collegate Mileto, Priene, Tralles e Nyssa. Si narra che Alabanda, ricca
e amante dei piaceri e dei divertimenti durante il periodo romano, fosse un luogo pieno di ragazze che suonavano l'arpa e la cui gente viveva nel lusso e nell'abbondanza. Durante il periodo della Pax Romana, iniziato con l'impero di Augusto, Alabanda, come tutta l'Anatolia, trovò la pace e nella città furono istituiti i culti di Sebasteo e di quelli romani per la salute e la sicurezza dell'impero. Sebbene abbia più di un tempio appartenente al culto imperiale, non può ricevere l'umiltà e il titolo Neokoros, che significa guardia del tempio, e non è presente sulle monete. Invece, durante il periodo cristiano, Alabanda visse come centro vescovile affiliato al metropolitanato di Afrodisias, la città che nel XI secolo era sotto il dominio turco passò nuovamente di mano con le crociate. Tuttavia appartiene ai turchi dal 1280. Gli scavi furono effettuati per la prima volta ad Alabanda da Ethem Hamdi Bey nel 1905-1906. Alabanda, che aveva una importanza strategica come molte altre città antiche, era situata sulla via doganale dalla Licia alla Ionia. All'ingresso della città vi accolgono le mura cittadine e una porta di epoca romana d'Oriente. Le mura di epoca romana d'Oriente, rinvenute durante le ricerche condotte nel 2012, sono state realizzate utilizzando pezzi architettonici di marmo e blocchi di gneiss. Le mura che comprendono l'area temenos del tempio di Apollo Isotimos in prossimità delle mura furono poggiate su un terreno solido appoggiandosi al muro temenos. Durante gli scavi effettuati all'interno e attorno alle mura è stata scavata la terrazza del tempio di Apollo Isotimos e una parte del muro di Temenos e sono state comprese le dimensioni dell'area del temenos a pianta rettangolare. Le mura della città del periodo romano di Oriente mostrano che Alabanda si ritirò in una piccola area della città durante questo periodo e i confini della città si rimpicciolirono. Le incursioni dei Goti che colpirono molte città dell'Anatolia occidentale resero necessaria la costruzione di una città muraria e di torri ad Alabanda. Resta inteso che in periodo successivo i confini della città furono ridotti e le difese furono rafforzate durante il periodo romano d'Oriente per proteggersi dalle incursioni arabe nella regione. Alabanda mantiene la sua importanza durante il periodo romano d'Oriente. Costantino Porfirogenito VII scrisse nel suo libro De Tematibus che Alabanda era una delle 20 città più grandi dell'Anatolia occidentale. Nel tempio di Apollo ad Alabanda venne utilizzata una fila di colonne 8x3 e queste colonne sono compatibili con le informazioni fornite da Vitruviu sui templi Pisoidiptero e non vi è alcun esempio a Roma. Le pareti interiore e posteriore della sella sono direttamente opposte alle 4 colonne centrali. Il tempio è stato costruito in ordine ionico. In termini di pianta ricorda il tempio di Ecate a Lagina, di cui vi parlerò più avanti. Secondo i racconti di Vitruviu, il famoso architetto Ermogene doveva essere originario di Alabanda. Camminiamo verso l'agora della città. Non è facile immaginare quanto fosse grande l'agora in quei giorni gloriosi.
Le ricerche condotte nell'area mostrano che l'agora aveva una stoa ionica che misurava 110 per 73 metri, circondava l'ingresso sud-ovest. Sebbene l'agora oggi assomiglia ad un'area composta da pietre, macerie, colonne e occasionali ulivi, è impossibile non rimanere impressionati quando si esamina il sistema di condutture dell'acqua abilmente costruito sottoterra e la sezione in cui le antiche tegole vengono rimontate. Passiamo dall'agora al Blauterion. Ascoltiamo di che cosa si parla oggi in Consiglio Comunale. Blauterion si trova vicino all'agora. Questo edificio di epoca ellenistica misura 30 per 26 metri. Sebbene alcune pareti siano ben conservate, l'interno è completamente crollato. Ci sono abbastanza rovine per immaginare come doveva essere il Blauterion nei suoi giorni di gloria, con alcune pile di sedili sopravvissute. Anche se gran parte dell'edificio del Parlamento è stato distrutto, possiamo dire che si tratta di una struttura imponente. Le aree salotto sembrano essere in ottime condizioni dopo gli scavi. Il muro meridionale continua a resistere forte oggi. Abbiamo lavorato tanto in Parlamento e siamo stanchi. Ora è il momento di divertirsi. Non facciamo aspettare le musiciste che suonano l'arpa. Il teatro alla banda, costruito su un pendio naturale nella zona nord della città, è la più grande struttura superstite della città antica. Risale al periodo ellenistico. Furono apportate alcune modifiche al teatro in epoca romana e il palcoscenico cadde rovina durante il periodo romano d'Oriente. Le restanti parti del teatro, i cui sedili sono in marmo, sono costituite da granito locale e roccia gneiss. Nel corso dei suoi 600 anni di esistenza il teatro venne ristrutturato 2 volte in epoca romana e tardo-antica. Una nuova area per spettacoli è stata creata nella zona dell'orchestra del teatro, apportando modifiche per ospitare combattimenti di gladiatori e spettacoli speciali. Non facciamo arrabbiare il grande Zeus, il dio degli dei. Non possiamo tornare a casa senza visitare il suo tempio e fare le nostre offerte. Le rovine del tempio di Zeus si trovano a nord-ovest dell'antico teatro. Il tempio, costruito in architettura dorica, era dedicato a Zeus, un dio venerato a lavanda. Alcune colonne del tempio furono utilizzate per ricostruire dell'edificio scenico del teatro nel IV secolo d.C. Il tempio di Zeus si trova su una collina che domina il villaggio di Doanyurt e l'antica città, in una posizione meravigliosa dove si può meditare su come appariva ai vecchi tempi. Durante gli scavi nell'area temenos del tempio venne rinvenuto un altare con una labiris, cioè ascia bifronte, e si pensò che tale struttura potesse essere un altare dedicato al dio di Zeus. Su un lato dell'altare è presente un labiris e sull'altro una decorazione a forma di ghirlanda. Adesso è necessario andare al bagno per alleviare tutta la stanchezza della giornata. Gli ospiti arriveranno la sera e non dovremmo puzzare. Uno degli edifici più importanti costruiti nella città durante il periodo dell'Impero Romano furono le terme, edifici pubblici indispensabili per la bellezza ideale che deriva dall'acqua, una vita sana e in forma.
Il bagno a lavanda fu costruito vicino a edifici pubblici come il Tempio di Apollo, il Ginnasio e il Boleuterion. La ragione di ciò è la necessità di bagni da parte di giovani, atleti e persone che utilizzano edifici pubblici. Ciò che resta del bagno è ancora sottoterra. Il complesso termale, risalente al periodo romano imperiale, è composto da 3 parti: Frigidarium, Tepidarium e Calidarium. Lasciamo alle spalle la città di Alabanda che cerca di sopravvivere nell'attuale villaggio di Doaniurt, nella regione di Caria, e continuiamo il nostro cammino verso Labranda, che gli abitanti di questa regione descrivono come la terza sorella dopo la città di Alinda e Alabanda. Ci vediamo nella città di Labranda. Se mi seguite e scrivete i vostri commenti sotto i miei video, mi farà molto piacere. Un grande saluto dalla Turchia, vi amo molto.